For close to 23 years, my next guest has been the bass player for the most celebrated rock and roll band of all time, the Rolling Stones. He is also the leader of a band called Willie and the Poor Boys, and this is their latest album. Please welcome Bill Wyman. Oh, ciao a tutti cari Basswalkers, sono sempre Davide, siete sempre sul mio canale e oggi voglio parlarvi di chi? Dei Rolling Stones e in particolare ovviamente del bassista dei Rolling Stones. Chi era il bassista dei Rolling Stones? Era ovviamente Bill Wyman, o perlomeno lo è stato dall'inizio della carriera degli Stones fino al 93, anno in cui appunto ha deciso di separarsi dalla band. Ora ci arriviamo, ora ne parliamo. Benissimo, come al solito facciamo una breve introduzione storica per capire di chi stiamo parlando. Spero che li conosciate un po' tutti, Rolling Stones ovviamente, ma ripercorriamo un po' tutto quello che hanno fatto per poi dopo magari concentrarci dettagliatamente su chi è Bill Wyman, su cosa ha fatto Bill Wyman, quali sono le sue caratteristiche bassistiche, che sono quelle che ci interessano. È un bassista che personalmente io adoro tantissimo, non è magari uno dei nomi più gettonati all'interno delle varie comunità bassistiche, ma credo che abbia fatto semplicemente nella sua carriera quello che un bassista deve fare, ovvero il ruolo del bassista è quello. Oltretutto, a mio modo di vedere, ma dopo ne parliamo un pochino più nel dettaglio, è uno di quei bassisti che si è permesso di creare delle linee di basso che nella loro semplicità sono sempre state molto originali, quindi semplicità ma originalità, cosa che non è comune trovare. E lui ovviamente era il bassista dei Rolling Stones. Quindi chi sono sti Rolling Stones? Sentiamo un po'. I Rolling Stones nascono ufficialmente all'inizio degli anni 60, dopo una serie di vicissitudini che vedono Jagger e Richards, amici d'infanzia, ritrovarsi per caso sopra un treno con alcuni dischi sotto braccio. Scoprono così di avere la stessa forte passione per la musica e soprattutto di avere un amico in comune, Dick Taylor, che diventerà il primo bassista a suonare con loro. Poco dopo si ritrovano ad assistere ad un concerto della band di allora di Charlie Watts. A quella stessa serata assiste anche Brian Jones e da lì a poco si ritroveranno tutti insieme a suonare. Nel luglio del 62 si ritrovano ad affrontare così la loro prima serata al Marquee, un locale di Londra, e poco prima Brian Jones decide che il nome della band da quel momento in poi sarà Rolling Stones, come giusto tributo a un brano di Muddy Waters, Rolling Stone. I would have all you good looking women fishing after me. Iniziarono così a girare parecchio, suonando brani dello stesso Waters piuttosto che di altri artisti della scena blues mondiale. L'anno successivo fu quello che vide l'entrata di Bill Wyman al posto di Dick Taylor. Fu la Decca Records di lì a poco ad accorgersi di loro ed affiancargli il giovane produttore Andrew Loog Oldham, il quale, seppur giovane, ebbe un'intuizione geniale, ovvero quello di farli conoscere al mondo come gli anti-Beatles. Rivalità quindi assolutamente scritta a tavolino per una precisa scelta manageriale. Gli Stones avrebbero dovuto essere i bad boys, i ragazzi cattivi, in opposizione alla figura di bravi ragazzi, che era storicamente quella dei Beatles ai tempi. In realtà poi gli stessi Stones dichiararono di essere loro stessi fan dei Fab Four, diventarono anche molto amici in seguito, addirittura uno dei primi brani incisi dagli Stones fu proprio un brano dei Beatles, I Wanna Be Your Man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man, I wanna be your lover, I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Il primo disco di brani inediti invece esce nel 66 ed è Aftermath. È lì che inizia ufficialmente la carriera a suon di successi dei Rolling Stones. Purtroppo però nel 99 la prima vera grossa tragedia, ovvero quella ben nota di Brian Jones, che viene trovato morto all'interno della sua piscina, annegato all'interno della sua piscina, quando in realtà però c'è da dire che era già stato allontanato dalla band a causa del suo uso smodato di droghe e dei suoi comportamenti, insomma, non proprio graditi dagli altri elementi della band. Entrarono così poi nel periodo
periodo della psichedelia che non li vide mai realmente protagonisti, seppur un paio di buoni dischi li realizzarono anche in quel periodo. Tra questi sicuramente bisogna citare Between the Buttons, che nella versione americana, la versione pensata per gli Stati Uniti, conteneva la celeberrima Ruby Tuesday. Negli anni 70 poi in realtà un'altra incursione fecero gli Stones molto gradita al pubblico, ovvero quella della dance, della disco music che stava nascendo proprio in quel periodo, e diciamo che lo fecero anche con un discreto successo. Il posto di Brian Jones fu preso inizialmente da Mick Taylor, un chitarrista virtuoso, si è messo in confronto agli altri membri della band, che però non entrò mai realmente in sintonia con lo stile degli Stones, e alla fine nel 75 venne sostituito da Ron Wood, che invece di contro diventerà un membro storico. E questa fu la formazione definitiva, quella che attraversò tutti i decenni a venire, tra periodi di pausa, tour mondiali. Insomma, l'unica defezione che ci fu in seguito fu proprio quella di Bill Wyman, che decise nel 93 di mollare la band ufficialmente per motivi di salute. Da quel momento in poi non venne mai rimpiazzato, se non da un turnista che in realtà poi continua tutt'oggi a suonare sui dischi e nei tour, ed è ovviamente Darryl Jones. Bene, a questo punto, visto un po' in generale quella che è la storia dei Rolling Stones, cominciamo ad addentrarci un po' nel vivo di quello che è Bill Wyman. Allora, Bill Wyman, innanzitutto come personaggio, sappiamo essere sempre stato un personaggio un po' schivo, molto poco avvezzo alla vita da rockstar. Probabilmente uno dei motivi per cui a un certo punto mollò la band fu anche quello. Adesso è un distinto signore di 80 e passa anni, che suona, perché continua a suonare informazioni a nome suo, cose molto più vicine al blues, quindi anche cose che in realtà suonavano fin dalle origini, ma diciamo non è considerata o considerabile la rockstar come Keith Richards, per esempio. Ecco, quello pare abbastanza evidente. E la sua personalità, tra virgolette, è sempre stata un po' riportata anche nel suo modo di suonare, innanzitutto per l'atteggiamento che lui mostrava sul palco. Se ci fate caso, anche nelle riproduzioni dei video d'epoca lo vedete sempre immobile, vestito come un Rolling Stone, ma immobile, fermo, dritto sul palco, e le mani che comunque si muovevano. Lui iniziò a suonare con i Rolling Stone nel 64, passò questa audizione per entrare nella band di quel tempo proprio grazie anche al suo amplificatore, pare che era un amplificatore che lui comprò e modificò a modo suo. Lui è sempre stato un appassionato di elettronica, adesso se non sbaglio costruisce metal detector, insomma è un personaggio abbastanza di un certo tipo, e gli amplificatori pare che ci avesse sempre tenuto a supervisionarli o comunque realizzarli addirittura lui da un certo punto in poi. Questo si può dire anche del suo primo basso. Il primo basso, che è quello che poi vediamo nella maggior parte dei video dei tempi, era un Tuxedo Dallas basso pressoché sconosciuto ai tempi, che lui pagò veramente poco, gli tolse addirittura i tasti, quindi fu lui a crearsi uno dei primi bassi fretless proprio in questo modo, banalmente, e suonò con quel basso insomma per buona parte della discografia dei Rolling Stone. Questo basso ovviamente è introvabile al giorno d'oggi, ma se non sbaglio qualche azienda ne ha fatto una riproduzione, quindi se digitate Tuxedo Bass Wyman trovate qualche basso di molto simile a questo che abbiamo visto e che lui suonava regolarmente. Aveva un approccio al basso un po' particolare, i suoi bassi erano prevalentemente scala corta e pare che avesse un tocco molto delicato, non era un pestone classico rocchettaro, lui fondamentalmente accarezzava le corde in questo modo. Se poi entriamo nel dettaglio anche di quello che faceva, prendiamo per esempio Satisfaction. Una delle caratteristiche che si può notare nell'ascoltare le linee di basso dei Rolling Stones è che, pur essendo una band rock, non abbiamo mai l'intenzione di quel basso incalzante in ottavi. Satisfaction, prendiamo per esempio, fondamentalmente si muove il riff di Satisfaction, quello famoso di chitarra,
fra due accordi che sono Mi e La, entrambi maggiori, mentre il riff della chitarra parte dalla nota Si. Allora, una delle caratteristiche peculiari dei Rolling Stones proprio a livello di sound è sempre stata quello di avere i due chitarristi che creavano queste tessiture, le chiamavano chitarristiche, proprio sovrapponendo due parti solistiche, ritmica, molto diverse, molto, come dire, che stavano bene insieme. Adesso non so come altro definirle. Comunque, se ci fate caso, qualunque brano ascoltiate dei Rolling Stones, riuscite a percepire sempre la stessa pasta sonora. Le chitarre dei Rolling Stones sono esattamente come la voce di Mick Jagger, le riconoscete subito. Quando sentite una parte strumentale, sentite due suoni di chitarra, riconoscete subito che sono i Rolling Stones. Provate a farci caso, e questa è una cosa, a mio modo di vedere, geniale, quel modo di trovare il proprio marchio di fabbrica che appunto lo stesso Wyman aveva nel suo modo di suonare il basso. Come stavamo dicendo, allora, una parte come quella di Satisfaction, su questi due accordi, qualunque bassista probabilmente nel momento in cui va a sentire il riff, va a sentire quello che fanno la chitarra, ascolta il groove di batteria, come l'avremmo suonato? È un brano rock, magari non dico il riff, però la parte della strofa ci sarebbe venuto naturale come primo approccio o comunque come idea di arrangiamento portare degli ottavi. Lui invece no, lui invece sulla parte del riff suona questa parte. Sentite il contrappunto ritmico, la chitarra tam tam ta da dam e il basso pam pam ta tu tu tam tam. Sentite, queste due cose si incastrano alla perfezione, stanno benissimo con la batteria dritta, tacu 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 sotto, e il gioco è fatto e viene fuori Satisfaction. Voglio dire, stiamo parlando di Satisfaction, capolavoro mondiale da 50 anni a questa parte ormai. Quindi, andando avanti ad analizzare questa parte, ci accorgiamo oltretutto che le note che lui mette per collegare le due toniche degli accordi sotto il riff principale, ovvero Mi e La, utilizza queste note Mi, Fa diesis, Sol e La. Soffermiamoci un attimo su questo Sol. Questo Sol è una terza minore, ma gli accordi che noi abbiamo sotto sono accordi maggiori, quindi sta creando già nella sua linea di basso un'idea un pochino più bluesy, e questa cosa risalta fortemente all'orecchio. Questa è, diciamo, l'idea che lui porta in Satisfaction. Vedete che non è esattamente una banalità, e questo è un esempio, potremmo trovarne mille altri. Già nel brano che abbiamo sentito all'inizio, che è Start Me Up, che è di qualche anno dopo, già se andiamo a sentire la parte del ritornello, chiunque poteva pensare di limitarsi a degli ottavi tra il Do e il Fa, note degli accordi, toniche degli accordi. Suonata così com'è? È alla Rolling Stones, signori, e alla Rolling Stones vuol dire alla Bill Wyman, perché lui il bassista che ha suonato su questi dischi. Bene, che altro vogliamo dire, signori, di questo bassista e di questa band che hanno fatto la storia del rock and roll? Sicuramente, come dicevo all'inizio del video, come abbiamo visto nella parte storica, è sempre stata in vigore, diciamo così, la sfida tra i Beatles e Rolling Stones, e quindi, volendo vedere, dovremmo parlare di Paul McCartney verso Bill Wyman. Scontro tra titani, non saprei come altro definirlo, non voglio dirvi la mia,
Vabbè, ve lo dico, io sono sempre stato dalla parte dei Rolling Stones, però questo non vuol dire che non apprezzi i Beatles, ecco, però fondamentalmente questa è questione caratteriale, dai, non si può dire nient'altro, va bene. Comunque, per chiudere, cosa possiamo dire d'altro dei Rolling Stones? Vi piacciono o non vi piacciono? Avete mai pensato a Bill Wyman come un bassista di riferimento? Avete bassisti di riferimento che si rifanno, secondo voi, allo stile dei Rolling Stones, allo stile di Bill Wyman? Probabilmente sì, se andate a cercare, perché comunque, ripeto, sono la storia del rock and roll, i Rolling Stones, sono le origini del rock and roll. Quindi vi piace, non vi piace Bill Wyman, Rolling Stones contro Beatles, da che parte state, cosa ne pensate? Io non lo so, io so solo che è solo rock and roll e a noi ci piace. Bene, anche per oggi è tutto, vi saluto, vi rimando alla prossima, come sempre non prima di rimandarvi a tutti i miei social, iscrivetevi alla pagina dei Basswalkers su Facebook, c'è la mia pagina, andate a controllare di tanto in tanto il mio sito che è in rifacimento, lì è appena uscito il mio primo videocorso, trovate anche gli altri ebook, tra poco arriverà anche il secondo volume del videocorso, ve lo anticipo, potete trovarmi da tutte le parti, su tutti i social, come sempre dico, potete anche venire a trovarmi a casa mia, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Anche per oggi è tutto, davvero questa volta vi saluto, ciao ciao, alla prossima.